Amiche e amici di Solfatara News, ogni volta che i nostri droni si alzano in volo non stiamo facendo un semplice servizio visivo. In quel momento stiamo osservando da vicino il vero polso geodinamico dei campi Flegrei, una caldera che non è ferma, non è silenziosa, ma pulsa, degassa e si deforma, come un organismo vivo sotto i nostri occhi. Oggi, come sempre, vi portiamo dati, osservazioni dirette e monitoraggi aggiornati, perché questa terra complessa e fragile merita attenzione costante. In questo video vedrete cosa abbiamo rilevato alla fumarola Pisciarelli e all'interno del cratere della Solfatara parleremo di temperature, pressione, condizioni del suolo e più avanti affronteremo anche alcune notizie che riguardano la gestione del territorio e l'informazione alla popolazione. Restate fino alla fine, perché tutto quello che vi mostreremo è collegato. Prima di entrare nel vivo del monitoraggio, ricordiamo che potete sostenere il nostro lavoro quotidiano attraverso il nostro spazio Buy Me a Coffee. Non è un obbligo, ma un gesto libero che ci permette di continuare a volare con i droni, sostituire batterie, mantenere le attrezzature e documentare ogni giorno lo stato della caldera. Il link lo trovate in descrizione e nel commento fissato. Se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi ai nostri canali YouTube e TikTok e unitevi al nostro gruppo Facebook Solfatara News Group, dove ogni giorno condividiamo immagini, dati e osservazioni dal campo. Oggi le condizioni meteo non ci hanno dato molto tempo per far alzare i nostri droni. Pioggia e finestre temporali molto strette hanno reso complicate le operazioni, ma siamo comunque riusciti a trovare uno spazio che ci ha permesso di avvicinarci alle fumarole e monitorare la situazione. Prima però vogliamo darvi una notizia che a noi di Solfatara News sinceramente indigna e allo stesso tempo fa quasi sorridere per la rabbia. Noi siamo, nel nostro piccolo, una voce del territorio. Impieghiamo il nostro tempo, le nostre competenze e le nostre attrezzature per garantire a chi ci segue informazioni sui terremoti in tempo reale. Abbiamo una live attiva 24 ore su 24 sulla fumarola Pisciarelli. Lateralmente allo schermo della webcam segnaliamo in tempo reale le scosse con i dati INGV. Utilizziamo 5 sismografi in real time che pochi hanno in rete, con cui possiamo leggere terremoti e microterremoti che avvengono sul territorio. Inoltre, facciamo monitoraggio quotidiano, pubblicando video reali, girati sul posto, con la misurazione giornaliera delle temperature delle fumarole. Tutto questo nasce da una nostra iniziativa. È gratuito per tutti. L'unica cosa che chiediamo, se qualcuno vuole, è un caffè tramite la piattaforma Buy Me a Coffee. E allora viene spontanea una domanda. Il comune di Pozzuoli ha stanziato circa 9.000 euro l'anno esclusivamente per garantire la comunicazione degli eventi sismici nei giorni festivi, quindi di fatto il sabato, la domenica e qualche giorno festivo. In pratica, quando il sindaco e l'amministrazione sono di riposo, questi fondi servirebbero a pagare una persona che, nei weekend, si occupa di comunicare alla popolazione che un terremoto è già avvenuto, spesso con un ritardo di 10 o 15 minuti, tramite Facebook, WhatsApp e il sito del comune di Pozzuoli. Un servizio che di fatto esiste già, perché l'INGV pubblica i dati in tempo reale e perché le informazioni circolano immediatamente online. Noi di Solfatara News non chiediamo nulla e non vogliamo sostituirci agli enti preposti, ma parliamoci chiaro. Ha senso spendere 9.000 euro l'anno di soldi pubblici per comunicare, solo nei giorni festivi, scosse già avvenute, quando esistono sistemi automatici, gratuiti e in tempo reale? È una riflessione, è un nostro pensiero e possiamo anche sbagliarci, ma crediamo sia giusto porre la questione. Come dicevamo prima, nonostante il maltempo, abbiamo alzato i nostri droni e ci siamo diretti alla fumarola Pisciarelli. Oggi, nonostante le piogge, si presenta comunque a corto di liquidi idrotermali visibili, ma con un forte degassamento e una pressione evidente. Le acque meteoriche cadute in queste ore sono praticamente scomparse, segno di temperature molto elevate al suolo, che fanno evaporare immediatamente i liquidi in queste zone. Ovviamente tutto il resto delle piogge cadute sul territorio non sparisce. Va a riempire le sacche idrotermali che, evaporando, contribuiscono ad aumentare ulteriormente la pressione nel sottosuolo. Abbiamo misurato la temperatura alla fumarola Pisciarelli,
che oggi è di 105,4 gradi centigradi. Come sempre mostriamo a schermo il grafico aggiornato con le temperature dei giorni scorsi. Successivamente siamo passati al cratere della Solfatara e qui la situazione non migliora affatto. Ci siamo avvicinati alla fumarola Bocca Grande che, come potete vedere dalle immagini, oggi è in fortissima pressione con getti di vapore vulcanico molto densi e imponenti. Anche le zone alte del cratere mostrano una diffusa attività fumarolica. Ci siamo avvicinati anche alla pozza di fango che, come la fumarola Pisciarelli, non evidenzia aggiunte significative di acque meteoriche. Abbiamo misurato la temperatura alla fumarola Bocca Grande, che oggi è di 181,2 gradi centigradi. Anche in questo caso mostriamo a schermo il grafico con l'andamento aggiornato dei giorni precedenti. C'è poi un'altra notizia importante. Tutto il centro di Pozzuoli è interessato da fenomeni di dissesto legati all'innalzamento del suolo e aggravati dalle forti piogge delle ultime settimane. Tombini saltati, pavimentazione stradale sollevata, crepe, transenne, strade deformate. Danni reali, visibili, che incidono sulla sicurezza quotidiana dei cittadini. E mentre questi problemi restano irrisolti, si continuano a investire milioni di euro nel rione Terra, che ricordiamo essere anch'esso pienamente all'interno della caldera dei Campi Flegrei e in una delle zone di massimo sollevamento del suolo. Da una parte milioni di euro per la ricostruzione, dall'altra 9.000 euro l'anno per comunicare nei giorni festivi terremoti già avvenuti, invece di intervenire prima di tutto sui danni strutturali che il centro di Pozzuoli sta subendo. Sono decisioni e investimenti che secondo noi andrebbero rivisti. Purtroppo, come spesso accade, il popolo che paga non ha voce in merito. Noi continueremo a fare quello che facciamo ogni giorno: monitorare, documentare e informare. Senza allarmismi inutili, ma anche senza rassicurazioni di facciata, perché i Campi Flegrei sono una caldera viva e meritano attenzione costante. Grazie a tutti voi per seguirci, per sostenerci e per ascoltarci fino alla fine. Da Solfatara News è tutto. Ci vediamo nel prossimo aggiornamento.